Buonasera amici nerazzurri, lunedì sera come ogni lunedì torna l'appuntamento con Extra Time per vivere insieme Torino-Inter con il commento di Massimo Paganini. Ciao Massimo. Federica, buonasera. E Alberto Santi. Ciao Alberto, ben ritrovato. Ciao Federica, ciao Massimo, buonasera a tutti. Subito i temi di questa nuova puntata. Quando 13 occasioni non bastano, gli attacchi da tutte le parti, Rafinha e Borca trequartisti diversi e poi la prossima avversaria dell'Inter, l'Atalanta di Gianpiero Gasperini. Max, 13 occasioni create, 8 tiri nello specchio, insomma l'Inter non è che si possa rimproverare molto. No, ha giocato una buona gara sull'aspetto proprio dell'intensità della partita, ma soprattutto della gestione della gara, quindi ha concesso poco al Torino. Non è riuscita in quello che era l'intento, a mio modo di vedere, di portare a casa la sesta partita senza gol. Fosse stato lì dove la squadra ieri è mancata un po', no? In quella cattiveria agonistica che ci vuole per portare a casa ancora un risultato positivo e comunque eventualmente fare un record e non subire gol. È mancato forse quel qualche cosa in più che sarebbe servito in una gara come quello di ieri per portarla a casa con un risultato importante. Un risultato importante vuol dire anche un punto. Ce l'avevamo detto la settimana scorsa, non è necessario vincere, ma sarebbe stato molto importante non perdere. È vero che è stato creato molto, purtroppo però è arrivata una sconfitta e non ha compromesso nulla per quello, perché non ha compromesso nulla, però diciamo così che forse non ci voleva dal punto di vista proprio mentale in questo momento. Adesso Lazio, Roma e Inter, Alberto, sono divise da un punto, ci sono ancora 7 partite da giocare, la corsa alla Champions è ancora apertissima. Sì, è apertissima, niente compromesso e questa è la ovviamente notizia maggiormente positiva, anche perché nel prossimo turno ci sarà il derby di Roma, quindi da quel punto di vista fortunatamente nessuna delle due potrà fare 3 punti, quindi c'è la possibilità di risuperare una delle due. No, tutte e due assieme non possono fare 3 punti, esatto. Non nessuna delle due può fare 3 punti. Una sì, esatto, una esatto. sì potrebbe farlo. Ma una sì, vabbè, però a quel esatto. punto a noi basta che non le facciano esatto tutte e due, fortunatamente. E a quel punto l'Inter però deve, intanto gioca prima del derby, giocherà sabato sera con l'Atalanta, quindi dovrà fare il suo, che è vincere. Diciamo che magari una vittoria contro il Torino non dico ti avrebbe permesso di pareggiare a Bergamo, però tutto sommato sarebbe stato decisamente diverso. Invece il fatto che ieri neanche sia arrivato il pareggio, cosa che sarebbe stato credo il minimo per quello che si è visto in campo, inevitabilmente ti costringe a vincere la prossima contro l'Atalanta. Ma insomma da qui fino a fine campionato, le ultime 7 partite che rimangono, i punti da lasciare in campo devono essere il meno possibile, e soprattutto perché il margine di errore adesso è ormai limitatissimo. Massimo, un Inter che ha fatto la partita, ha dominato la gara, ha creato e ha costruito molto bene dalla parte destra con Cancelo e Candreva. Sì, ma anche dalla parte sinistra, molti attacchi sono arrivati anche da sinistra, grazie a Perisic, grazie ad Ambrosio comunque, quindi al di là di tutto l'Inter ha spinto molto sulle fasce come sua consuetudine, non è riuscito a concretizzare delle azioni importanti ed ha sbagliato qualche volta all'ultimo passaggio. Sì, sono mancati quel cinismo e quella cattiveria di cui ci raccontava anche nel post partita Samir Handanovic, Alberto. Beh, assolutamente sì, la cosa assurda è che dopo aver fatto 8 gol in 2 partite tra Sampdoria e Verona, contro Milano e Torino non abbiamo fatto neanche uno. E non è che non abbiamo fatto neanche uno perché non abbiamo creato anche tanto, quindi purtroppo da quel punto di vista il meccanismo si è un po' inceppato nelle ultime 2 partite. Io rimango convinto, e sono curioso di sapere cosa pensa Massimo, che secondo me se continui comunque con lo stesso atteggiamento che hai visto nel derby e contro il Torino, soprattutto da un punto di vista della prestazione, credo che l'Inter potrebbe tranquillamente andare in Champions League, perché non credo ci siano altre partite in cui tiri 8 volte in porta, cioè centri la porta 8 volte e non fai neanche un gol. Dicevo, è una cosa, è per assurdo, nel senso che se pensi a Roma e Inter, assieme la Roma ha calciato 21 volte verso la porta della Fiorentina, è stato un assedio e ha perso 2-0, l'Inter ha calciato 13 volte verso la porta del Torino e ha perso 1-0, la Lazio ha costruito pochissime azioni da gol e ha vinto a Udine 2-1. Siamo arrivati in chiusura, prima però l'angolo dedicato alle quote B-Win con Francesca Belussi. Nel prossimo turno di campionato l'Inter sarà impegnata in trasferta contro l'Atalanta. Andiamo quindi subito a vedere le quote dell'esito finale della partita. Troviamo l'1 a 2,70, la X a 3,20 e il 2 a quota 2,60. Ma quanti gol ci saranno? Vediamo subito le quote under-over. Saranno più di 2,5 gol a quota 2, meno di 2,5 gol a quota 1,72. Altre quote su bwin.it.